Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Io mi chiamo Lucrezia e sono un'insegnante di lingua italiana per stranieri. Non esiste un metodo perfetto che funzioni per tutti quando si tratta di imparare una lingua straniera. Siamo tutti diversi e impariamo in modo diverso. Ciò che abbiamo in comune è la voglia di imparare questa lingua, nel nostro caso l'italiano, in modo corretto per poter comunicare con gli altri. Se mi seguite da un po' di tempo già sapete che secondo me la strategia migliore è di tutto un po', con equilibrio. Potrei parlare per ore di questo argomento, prendendo anche spunto dalla mia esperienza come studentessa di altre lingue straniere. Ma quale miglior fonte di consigli se non ragazzi e ragazze che ogni giorno studiano l'italiano? Parlerò quindi con alcuni dei miei studenti e chiederò loro di parlarci di come studiano l'italiano. Oggi sono qui con Marina. Ciao a tutti. Tutto bene? Sì, tutto bene, sono molto contenta di essere qui. Grazie di avermi invitata. Figurati, grazie a te per aver risposto di sì. Ci mancherebbe. Allora, iniziamo subito e ti faccio la prima domanda. Perché hai iniziato a studiare l'italiano e quando? Io imparo l'italiano da quasi 3 anni. Io sono brasiliana, nata e cresciuta in Brasile, ma anch'io sono un po' italiana perché i miei bisnonni erano di Toscana e 3 anni fa ho deciso di prendere la doppia cittadinanza e ho pensato: "Bene, devo imparare l'italiano perché sarebbe irragionevole diventare una cittadina italiana e non conoscere la lingua, la cultura, eccetera." È stato un procedimento facile o difficile? Sì, è stato facile, ci vuole tempo, ma è stato facile. Perché comunque avevi la motivazione per farlo. Esatto. Io Mh-mh. avevo questa voglia di imparare l'italiano, ma a quel punto non avevo né tempo né soldi per andare a scuola o per cercare un insegnante di italiano, quindi ho deciso di imparare da sola. La prima cosa che ho fatto è stata quella di comprare un libro di grammatica, eccolo qui. Ah, bellissimo! Questo mi piace molto e lo Sì, uso anche a anch'io me. per le lezioni. Sì. Ma devo dire che non ho iniziato subito a studiare la grammatica perché era difficile, non conoscevo le parole, non sapevo come pronunciarle correttamente, quindi ho deciso di cambiare un po' la mia strategia di apprendimento. Ero molto motivata, quindi, ho iniziato ad avere un contatto costante con la lingua parlata, perlomeno 30 minuti al giorno durante la mia pausa pranzo. Ascoltavo l'italiano e cercavo di capire quello che dicevano le persone, cercavo di ripetere per imparare la pronuncia, ma era faticoso perché io non riuscivo a capire bene, guardavo lo stesso video 10, 15 volte, avevo mal di testa, eccetera. Ma, ogni volta che facciamo una cosa in maniera continua, nel corso del tempo questa attività diventa un po' più naturale. Quindi dopo 2, 3 mesi di ascolto di questa immersione, ero in grado di riconoscere alcune parole, alcune frasi e a questo punto ho aggiunto lo studio della grammatica. Lo studio della grammatica è importante come un supporto alla comprensione, perché non sempre si capisce la regola grammaticale implicita nella lingua Certo. parlata. A volte sì, ma non sempre.
Quindi studiarla mi permette di essere un po' più consapevole di come funziona la lingua e di parlare e comprendere meglio. E quando hai cominciato effettivamente a parlare? Perché adesso ci hai descritto il tuo processo di acquisizione della lingua tramite ascolto. Hai cominciato a parlare in quel momento oppure successivamente? Dopo un anno e Mh-mh. io ovviamente avevo troppa paura di sbagliare, quindi preferivo stare zitta, ma mi sono resa conto che sbagliare fa parte del gioco, quindi non mi fermo. Parlo, Esatto. sbaglio, ma imparo cose nuove allo stesso tempo. Ma ti posso assicurare che non hai niente di cui avere paura perché parli perfettamente. Che gentile, grazie. No, ma è vero. Oltre al libro di grammatica, che materiali usi? Per esempio, che cosa usavi o usi ancora per fare i tuoi ascolti, i tuoi esercizi di ascolto? Praticamente YouTube e Spotify. Quindi Cerco di ascolti musica o anche podcast? Sì, cerco di divertirmi mentre studio l'italiano. Mi piacciono argomenti come la crescita personale, la psicologia, la cultura italiana, il cibo. Quindi io cerco di seguire dei creatori di contenuti che parlano di questi argomenti, che parlano di queste cose, perché così l'ascolto diventa più piacevole. Hai qualche consiglio su qualche contenuto da ascoltare? Così magari chi ci sta guardando adesso può prendere nota. Non lo so, mi piacciono i canali di Marco Montemagno, Federica Muti, Gennaro Romagnoli, ma dipende. Io Okay, va ho bene. un consiglio infatti, riguardo alla motivazione. Quando iniziamo a imparare una nuova lingua siamo molto motivati, ma nel corso del tempo questo entusiasmo tende a calare perché nonostante un grande sforzo, i risultati non sono così alti. Quindi il nostro obiettivo finale è proprio quello di diventare fluenti, ma è fondamentale fissare dei piccoli obiettivi giornalieri facilmente raggiungibili per mantenere questa motivazione. E io cerco di ricordare sempre perché ho iniziato a studiare l'italiano e quanto mi piace parlare perché mi sento un po' più vicina ai miei antenati e credo che tutti noi possiamo trovare questo motore, quello che ci spinge a continuare a studiare sempre di più. Sono sicura che molte persone apprezzeranno le tue parole. Quando ti senti travolta dalle informazioni, come reagisci? Pensi che sia una buona, strategia prendersi una pausa dallo studio o no? Penso che sì, perché è fondamentale divertirsi, deve essere una cosa leggera, no, quindi a volte tutti noi abbiamo bisogno di una breve pausa, è normale. Un'ultima domanda. Tu studi un po' tutti i giorni? Un po' tutti i giorni, 30 minuti al giorni, a volte di più, perché mi piace tanto studiare l'italiano, ma all'inizio non era molto facile, quindi studiavo per 30 minuti, solo per 30 minuti, ma presentemente dipende dal giorno, ma cerco Mh. di studiare tutti i giorni. Condividi questa tua passione con qualche amico o amica? Purtroppo no, non conosco, nessuno qui in Brasile con cui possa
parlare e esercitare il mio italiano. O studiare insieme magari. Esatto. Perché quello potrebbe aiutare un po' quando sei a corto di motivazione o quando sei a corto di energie. Allora studiare con qualcuno magari può essere una spinta, può rappresentare un punto di forza in qualche modo, anche semplicemente per scambiare 2 parole con qualcuno. Ma vedo che tu sei molto motivata anche da sola, hai motivazione che basta per tantissime persone insieme. Sì, è vero, devo dire che ho un debole per la lingua italiana e si vede, no? Sì, è molto bello sentirti parlare in realtà, quindi sono molto contenta che tu sia una studentessa di italiano e sono anche molto contenta che tu abbia accettato di fare questo video oggi perché, sono sicura che tantissime persone apprezzeranno quello che tu hai detto oggi, perché appunto sei, come dire, un raggio di sole, un proprio portatrice di positività. Ne sono felice, spero che queste dritte siano utili. Sicuramente, ne sono certa. Io ti ringrazio ancora tantissimo per essere stata qui con me oggi a parlare e ti auguro una fantastica giornata. Grazie a te, mi ha fatto piacere partecipare a questa puntata e buona serata, buona giornata, buon tutto. Questo è tutto per oggi, spero che questa conversazione vi sia piaciuta e che vi sia utile. Ci vediamo nel prossimo episodio. A presto, ciao!